Oggi nello spazio K-Luxury Hub di K-Net Project parleremo di un argomento estremamente attuale e importantissimo nella vita delle aziende, la cessione di quote capitale. Cercheremo di comprendere quali sono le condizioni iniziali affinché l'acquisizione da parte di un fondo di private equity di un'azienda del lusso possa essere un'acquisizione di successo e cercheremo inoltre di capire le aspettative e le richieste dei soggetti coinvolti. Ne parliamo con Massimo Penzo, buongiorno Massimo, Buongiorno. Business Manager di K-Net Project che si occupa di attività di M&A con un focus nel settore luxury. Assolutamente. Buongiorno, allora Buongiorno. Siamo pronti a partire con la prima domanda? Certo. Allora, vogliamo sapere qual è il peso dei settori fashion e luxury nelle operazioni di investimento del private equity negli ultimi anni? Beh, diciamo che il settore moda, il settore luxury in generale in Italia ha un'importanza estremamente rilevante. Proprio notizia di qualche giorno fa è l'acquisizione della casa di moda Versace da parte di Michael Kors. Ma in generale abbiamo notato che nel corso degli ultimi anni il numero delle operazioni che riguardano le attività di M&A nel settore fashion e nel settore luxury più in generale è assolutamente cresciuto. Partiamo da un numero di 25 operazioni che sono avvenute nel 2015 e con un leggero calo nel 2016, ma nuovamente anche nel 2017 abbiamo avuto un numero rilevante di operazioni, circa 17, con un valore complessivo delle operazioni di circa 500 milioni di euro, che rappresentano una percentuale rilevante del totale delle operazioni di M&A realizzate in Italia. È chiaro che un'operazione come Versace in un modo o in un altro scardina questa statistica dato il valore dell'operazione stessa, ma in generale possiamo notare che c'è un forte interesse da parte degli investitori in questo settore e quindi sicuramente e anche nei prossimi anni ci sarà un focus estremamente elevato sulle aziende che fanno parte di questo business. E invece che cosa si prevede per il futuro? Beh, diciamo che il settore del luxury in generale avrà nei prossimi anni una previsione di crescita che può andare dal 5 al 10%, quindi è un settore estremamente interessante e per tale motivo, come dicevamo appunto prima, molti investitori sono attratti da questo business. Le possibilità di avvicinarci ad un 10% di crescita è anche dovuto a possibili operazioni di integrazione, di fusione tra case di moda, tra aziende che lavorano all'interno di questo business. E per tale ragione è sicuramente un mercato promettente e l'Italia gioca sicuramente un ruolo di primaria importanza all'interno di questo mercato. Siamo leader al mondo nel settore, quindi automaticamente c'è molto interesse per ciò che riguarda la nostra creatività e la nostra capacità di sviluppare prodotti o servizi di altissimo valore. Ingegner Penzo, ci spieghi perché le aziende dovrebbero scegliere un fondo di private equity? Beh, nella normale vita delle aziende capita che soprattutto quando arrivano ad un fatturato che è circa 30-35 milioni di euro, con una quota di dipendenti, di personale che opera all'interno dell'azienda di circa 120 persone, che è il target minimo entro il quale anche i fondi di investimento e quindi gli investitori istituzionali incominciano ad interessarsi. In questa fase della vita delle aziende, sicuramente è una fase estremamente sfidante. È necessario crescere e per crescere in un mercato che è globale sono necessarie competenze, sono necessarie capacità manageriali, bisogna conoscere un mercato che è sempre più complesso ma è sempre più vasto e per tale ragione l'interesse da parte dei fondi di investimento sulle aziende è sicuramente interessante perché si apre una fase di sviluppo, ma l'interesse anche dell'imprenditore incomincia a crescere perché incomincia a percepire la necessità di avere necessità di un partner, di un socio forte che lo aiuti su questa sfida difficile. E quindi, alla luce di quanto ci ha illustrato, è possibile definire gli obiettivi del fondo di private equity? Beh, i fondi di private equity hanno assolutamente degli obiettivi economici di medio periodo. Teniamo conto che un fondo di private equity ha un periodo in cui mantiene l'investimento, quindi acquisisce e poi cede la quota acquisita in un periodo che va dai 5 ai 7 anni. In questo periodo lo scopo del fondo di private equity è quello di sviluppare il più possibile l'azienda affinché sia possibile poi nel momento in cui avviene la cessione delle quote ottenere una plusvalenza, quindi un capital gain sull'operazione. In funzione di questo il fondo di private equity è fortemente interessato a avere aziende che hanno
un progetto imprenditoriale valido, una possibilità di internazionalizzare la vendita dei propri prodotti, un management adeguatamente strutturato ed un imprenditore che resterà magari all'interno di questo progetto, ma un imprenditore che sia comunque serio, ambizioso e capace di seguire delle logiche di governance dell'azienda un po' più complicate rispetto a quelle che attualmente era sua abitudine avere. Senta, quali sono le richieste di un fondo di private equity a un imprenditore e al management e quale fondo private equity consiglia di scegliere? Allora, come dicevamo prima, un target iniziale entro il quale i fondi di private equity incominciano ad avere interesse ad analizzare e valutare è un'azienda che ha un fatturato di circa 30 milioni di euro, che ha un progetto imprenditoriale valido, serio, una linea di prodotti o di servizi che è assolutamente attraente e che può essere quindi con facilità o comunque con maggiore semplicità venduti anche all'estero, quindi attuare una strategia di internazionalizzazione e che abbia un minimo di struttura organizzativa e manageriale, non sia tutto prettamente dipendente dall'imprenditore. Se ci sono questo mix di ingredienti è sicuramente facilmente valutabile questa azienda e riscuote dell'interesse. Quindi queste sono le condizioni iniziali affinché un fondo si possa avvicinare ad un'azienda del luxury. Faccio un'ultima domanda. Dica. Che rilevanza ha quindi la figura dell'advisor in tutte le fasi del percorso che lei ci ha descritto? Allora, questa è una domanda estremamente complicata e mi dilungo un po' nel presentare l'attività. Dicevamo che un fondo di private equity è interessato a un'azienda che ha queste particolari condizioni. È chiaro quindi che il fondo di private equity ha la necessità di massimizzare il suo investimento e lo fa in che modo? Lo fa portando competenze, oltre al capitale naturalmente che va a inserire, portando competenze in ambito di marketing, di organizzazione, in ambito finanziario, lo fa attraverso un insieme di un network di contatti che facilitano l'introduzione in nuovi mercati e per tale ragione naturalmente l'imprenditore deve scegliere adeguatamente, con cura, quale fondo di investimento far entrare nel proprio capitale, perché è estremamente importante, soprattutto nell'ambito luxury, dove la scelta di un fondo di investimento che ha esperienze nel settore, quindi ha un team di manager che conoscono benissimo il settore, le problematiche del settore lusso e dei processi di internazionalizzazione. Un fondo di investimento che ha anche un track record di successo, che è in grado quindi di dare evidenza di aver realizzato delle performance di assoluto valore, sono aspetti fondamentali da prendere in considerazione nel momento in cui si sceglie l'interlocutore, cioè l'investitore, con il quale si vuole intraprendere questo tipo di percorso. L'advisor ha un compito fondamentale in questo processo, che è quello di comprendere le reali necessità dell'imprenditore, ha la necessità di comprendere se esiste una strategia che ha un suo valore, presentarla a dei fondi di investimento adeguatamente selezionati e quindi portare sulla scrivania dell'imprenditore dei fondi di investimento che hanno competenze, track record e interesse ad accompagnarlo in questo percorso, quindi una figura primaria nell'ambito di questo processo. Senza un advisor ritengo che non sia sempre semplice proseguire nella corretta individuazione di un fondo di private equity adeguato, quindi è di estrema importanza. Bene, con questo abbiamo concluso. Ringraziamo moltissimo Massimo Penzo, Business Manager di K-Net Project, appunto che si occupa di attività di M&A con questo focus nel settore luxury e di questo argomento interessante di cui abbiamo parlato. Grazie mille. Grazie Alessandra.